Quando nel 2018 abbiamo cominciato a parlare di droni per l'utilizzo in ambito sanitario sembrava qualcosa di futuristico, però fin da subito durante l'inaugurazione della TEDx Cube abbiamo individuato i droni come uno dei burning point per la ricerca nella medicina d'emergenza in montagna del futuro, e da quel momento abbiamo cominciato a sviluppare una serie di progetti per cercare di validarli. Nel frattempo in ambito urbano i droni sono diventati una realtà. Nel 2021 abbiamo avuto il primo paziente che è stato rianimato con successo grazie ad un defibrillatore portato da un drone. Ma ovviamente nel momento in cui li utilizziamo in aree difficili dobbiamo capirne l'utilizzo e la potenziale efficacia. So we've conducted several field tests with involving drones in mountain emergency medicine situations. So initially we started with using drones as a means of search and rescue, to assist rescuers to retrieve victims or patients in an earlier stage. And in a later stage we moved on to do research to delivering automated external defibrillators to patients with cardiac arrest. Most recently, we've performed tests to assist rescuers to evacuate patients, helping them with a heavy cargo drone. The common aim of these tests really was to see if we could speed up the treatment, find them quicker, start the medical treatment earlier, get them to the hospital earlier, and in the same time make sure that also for the rescuers their work is safer, they have less risks and they can work more efficiently with less effort. The application of the new technology in the use of drones in search and mountain operations is basically threefold. So the first one is basically related to the new development of materials that are impacting in the weight of the platform, and also they extend the capacity to fly longer. The second part is basically related to the miniaturization of electronics that basically opens the possibility to apply it in optics to extend the capacity of the resolution to see more in detail specific features. In parallel, the application of spectral domain is opening the possibility to explore different wavelengths that can characterize and categorize different objects depending on the capacity or the intrinsic materials. So for instance, in this domain, it's possible to distinguish natural elements versus some artificial ones that is possible to distinguish textiles in one specific environment. The third one is the use of civilians that basically open the possibility to explore, to exploit, and to develop new capacities of the use of these platforms. Quando il drone viene utilizzato in scenari di soccorso bisogna tenere in considerazione diversi aspetti. Bisogna tenere in considerazione la sicurezza sia per il soccorso che per il soccorritore, bisogna tenere in considerazione soprattutto lo stress e l'emotività che possono nascere nel soccorritore nel momento della missione. Fino adesso l'addestramento dei piloti si è basato su delle giornate sporadiche in cui loro potessero simulare quella specifica missione e provare la macchina in quella determinata condizione. Chiaramente la simulazione è sempre un'approssimazione dell'intervento. Fattori di stress emotivi non entrano in gioco in questo caso. La realtà virtuale in questo ambito può essere una soluzione perché ti permette di simulare qualsiasi tipo di intervento in qualsiasi territorio e promuovere appunto questi fattori di stress emotivi che devono essere gestiti dall'operatore. Noi col TEDx Cube possiamo addirittura aggiungere anche gli altri stimoli, non solo quello visivo appunto che può dare la realtà virtuale, ma anche temperatura, vento,
possiamo aggiungere particolari odori, rumori che permettono di rendere l'addestramento ancora più immersivo. Il confine tra realtà e virtuale va a sfumare. Negli ultimi 20 anni gli operatori del soccorso alpino sono andati incontro ad 800 incidenti durante operazioni o esercitazioni di soccorso e ci sono stati numerosi incidenti mortali che spesso hanno coinvolto l'utilizzo di mezzi meccanici, in primis elicotteri o mezzi via terra. L'utilizzo dei droni potrebbe per esempio ridurre l'esposizione degli operatori solo alle condizioni in cui effettivamente è necessario, data la gravità del quadro. Il futuro è integrare tutto questo all'interno della rete del soccorso con delle operazioni, delle standard operating procedure integrate, con delle basi fisse, cercando quindi di ottimizzare l'utilizzo anche pensando non solo agli eventi singoli, ma magari anche ad eventi catastrofici che si potranno verificare sempre più frequentemente a causa del cambiamento climatico, soprattutto in zone fragili come lo sono le zone montane.